Ehi, ciao! Io sono Francesco e oggi parleremo degli Slayer, uno dei gruppi thrash metal più importanti degli anni '80. Scherzo, indovinate un po'? Parleremo sempre di musica antica. Oggi faremo un viaggio attraverso gli albori della polifonia, la nascita e lo sviluppo della polifonia nel Medioevo. Oggi analizzeremo, in altre parole, di come si arriva da questo a questo. La storia della musica medievale e rinascimentale si può identificare con quella dell'evoluzione della polifonia. Ma che cos'è la polifonia? Semplicemente musica costituita da due o più voci indipendenti regolate da principi armonici, è il contrario della monodia. Nella puntata precedente ci siamo soffermati sulle meraviglie della monodia barocca, che si contrapponeva alla polifonia del Cinquecento. Nel Medioevo invece la musica era essenzialmente monodica. Da un lato c'era per esempio il gregoriano, con la sua incontenibile allegria, a cui dedicheremo sicuramente una puntata. Il gregoriano è il nucleo primigenio di tutta la musica europea, è come ascoltare il suono dell'Europa. Oppure, a partire dall'anno 1000, la musica dei trovatori e dei trovieri, poeti che scrivevano canzoni d'amore eseguite poi da loro stessi o dai menestrelli girovaghi. Come Arnaud Daniel, per esempio, il trovatore del XII secolo che Dante incontra nel XXVIesimo canto del Purgatorio e che definisce con un bellissimo verso il miglior fabbro del parlar materno. Dante chiama il volgare il parlar materno perché è la lingua che si impara dalla propria madre. Nel Medioevo la cultura si faceva in latino, ma i trovatori davano voce alle nuove lingue europee che si andavano formando, come del resto Dante. Arnaud scriveva in volgare occitano, la cosiddetta lingua d'oc, il volgare del sud della Francia, il provenzale, che si contrapponeva alla lingua d'Oil, il volgare del nord della Francia, utilizzato dai trovieri. Oc e Oil fanno riferimento al modo di dire sì in queste lingue volgari, e infatti Dante nel 33esimo dell'Inferno, parlando dell'Italia, scrive del bel paese laddove il sì suona, riferendosi appunto ai volgari italiani. Quindi, come dicevo, queste ed altre forme monodiche erano caratteristiche della musica medievale, ma le cose erano destinate a cambiare. La grande novità della fine del Medioevo è la nascita della polifonia, la cui prima attestazione risale addirittura al IX secolo ed è contenuta nel trattato di musica anonimo Musica Enchiriadis, che parla per la prima volta di polifonia. Ma parla anche di modi musicali, di notazione musicale, di intervalli consonanti, che nel Medioevo erano la quarta, la quinta e l'ottava. La terza, infatti, era considerata una dissonanza, anche perché il modo di accordare gli strumenti nel Medioevo era diverso dal nostro e gli intervalli suonavano in modo molto diverso. Ne parlerò in un altro video in cui analizzerò la storia delle accordature e dei temperamenti. La polifonia si svilupperà durante tutta l'Ars Antiqua, il periodo che va dal 1000 al 1320, soprattutto in seno alla scuola musicale di Notre Dame, di cui i più illustri rappresentanti sono Magister Leoninus e Magister Perutinus. Le prime forme polifoniche sono gli organa paralleli, contenuti già nel Musica Enchiriadis, composizioni in cui due voci procedono parallele alla distanza di una quarta o di una quinta. La voce superiore è detta vox principalis, quella inferiore vox organalis. Non crediate che fossero scritte in questo modo. La storia della notazione è una materia complessa e articolata. La notazione usata in questo periodo è la notazione dasiana e quello che avete ascoltato si scriveva più o meno così. Molto chiaro. Questo è il primo sistema di notazione per la polifonia, ma non rende ancora la durata dei suoni. Per un sistema di notazione che renda conto della durata delle note, dovremmo aspettare la scuola di Notre Dame. Dagli organa paralleli nacquero altri tipi di organa, che comprendevano non solo il movimento parallelo tra le note, ma anche contrario
o obliquo, come nel discanto e nell'organum libero. Più tardi, si parla di 1100, sono gli organa melismatici. A ogni nota della voce inferiore ne corrispondono tante alla voce superiore. La voce inferiore viene chiamata tenor, da cui deriva il nostro tenore. Tenor in latino significa che tiene la melodia principale. L'originale è scritto su tetragramma, sono 4 righe, non 5 come oggi, e non ci sono indicazioni di tempo. A partire dalla metà dell'undicesimo secolo, la scuola musicale di Notre Dame introdurrà molte innovazioni in questo quadro della nascente polifonia medievale. Soprattutto elaborerà un sistema di notazione ritmica, cioè emergeranno i primi criteri per l'identificazione della durata dei suoni, e il metodo usato dalla scuola di Notre Dame è quello dei modi ritmici, un metodo complicatissimo, basato su un sistema di ligature incomprensibili e su 6 modi ritmici che nessuno capisce, nessuno sa come gli sia venuto in mente. Per fortuna un tale Francone da Colonia porterà ordine nel 1260, inventando un altro tipo di notazione, quella mensurale, più simile alla nostra e più comprensibile, proposta nel suo trattato Ars Cantu Mensurabilis. L'organum melismatico di Lionino e Perotino è particolarmente bello e vivace perché è caratterizzato dalla presenza di questi moni ritmici che sì sono un macello, però quantomeno definiscono i criteri ritmici che consentono l'inserimento di altre voci. Infatti loro introdussero una terza e una quarta voce chiamate duplum e triplum. Sentite quanto comincia ad essere bella questa musica, è affascinante, esprime, ci parla di un mondo, di una cultura, di un modo di vedere le cose molto distante dalla nostra sensibilità. È come ascoltare la musica di un altro mondo. È come ascoltare il suono del Medioevo. Vedremo poi con Demachaux. È come entrare nella mente di quelle persone. Lionino e Perotino inventano anche la clausola, un tipo di composizione ancora più vivace. Si rendono conto a un certo punto che far cantare il tenore su note lunghissime è terribilmente noioso e grottesco, e allora introducono dei momenti in cui anche il tenore accelera. Il culmine di questo processo è il mottetto. Semplicemente aggiungono le parole alle clausole e per questo si chiama mottetto, dal francese mot, italiano motto. L'importante fonte di mottetti è il codice di Montpellier. Chiaramente dopo nel 300 ci sarà l'Ars Nova con Demachaux, De Vitry. Nel 300 la Chiesa perderà molto del suo potere, ci sarà il cosiddetto Rinascimento medievale e la musica si libererà da tutti quegli elementi dottrinali che l'appesantivano. Per esempio la musica di questo periodo dell'Ars Antiqua è tutta ternaria, è tutta in tre, per via della Trinità. Nell'Ars Nova osserviamo un'esplosione di nuove forme e di nuove modalità compositive. Soprattutto Demachaux, a metà del 300, scriverà la Grande Messa di Notre Dame, la prima messa polifonica a 4 voci di autore unico che ci sia pervenuta. La nascita della polifonia può essere messa in relazione a un altro fenomeno tipico di questi anni e che riguarda le arti figurative. Vi viene in mente quale potrebbe essere? Cosa? Il legame tra lo sviluppo della polifonia e quello della prospettiva è molto stretto. Entrambi i processi iniziano alla fine del Medioevo e esplodono nel Rinascimento. La polifonia è un modo di dare profondità alla musica, ma c'è anche dell'altro.
La prospettiva è un modo di razionalizzare lo spazio, così come la polifonia cerca di razionalizzare lo spazio sonoro. Il legame in realtà è più complesso di così, però non voglio dilungarmi. Quando ascoltiamo la stupenda musica dell'Ars Nova, dobbiamo tener presente che l'immagine che abbiamo del Medioevo potrebbe essere distorta, soprattutto per quanto riguarda il basso Medioevo. Chiaramente ci si può domandare se un qualsiasi punto di vista su un periodo così lungo e diversificato non sia una distorsione storiografica, ma in generale il basso Medioevo era un periodo estremamente più libero dal punto di vista dei costumi rispetto a come forse lo immaginano alcuni. Pensiamo al Decamerone, ai fabliaux francesi, questi poemetti erotici, sconci, o alla letteratura goliardica di Carmina Burana, altrettanto libertini. Tutti testi che ci parlano di una certa libertà dei costumi e di una certa naturalità anche nel vivere il corpo, che prelude al Rinascimento. In fondo parliamo di un'epoca in cui gli studenti vivevano in perenne Erasmus, quindi ve potete immaginare, insomma. Vi consiglio le conferenze e i libri di Barbero, soprattutto quella sul sesso nel Medioevo che vi metto in descrizione. Inoltre il basso Medioevo è un'epoca estremamente fantasiosa, colorata e piena di luce. Pensate alle miniature. Vi ricordano qualcosa? Cosa? E pensate anche che la pietra bianca delle cattedrali gotiche non era bianca come la vediamo oggi, l'architettura era colorata nel Medioevo, era sgargiante, come del resto tutta l'architettura e la statuaria antica. Quello che è così oggi, ve lo dovete immaginare così. A questo punto dovreste riuscire ad ascoltare in maniera diversa la grande messa di Demachaux. Sentite quanti colori musicali, sentite quale varietà di accordi, di intervalli. È musica iridescente, quasi psichedelica. Spero vi sia piaciuto questo video in cui vi lancio ste secchiate di cultura umanistica addosso. Se siete arrivati fino alla fine di un video sulla polifonia medievale, non potete che mettere mi piace e condividere, direi che è obbligatorio. E vi saluto e ci vediamo alla prossima puntata.